come prepararsi per la prima prova in atelier per la scelta dell'abito da sposa. Benvenuti nel podcast di Couturiers Atelier in viaggio verso il tuo abito da sposa, dedicato a tutte le future spose che desiderano scoprire preziosi consigli, suggerimenti e fonti di ispirazione. Parleremo di uno degli aspetti più emozionanti nella pianificazione del tuo matrimonio, la scelta dell'abito da sposa. Attraverso questo appuntamento settimanale voglio darti alcuni strumenti utili per acquisire più consapevolezza e conoscenza nella ricerca dell'abito perfetto per te. Benvenuta, sono Loriana Conte, designer sarta e fondatrice con Christine Pizzuto di Couturiers Atelier. Da più di 20 anni guidiamo ogni futura sposa che abbiamo il privilegio di seguire nella meravigliosa occasione di raccontare se stessa con un abito da sposa su misura e personalizzato, attraverso un'esperienza sartoriale autentica. Il nostro atelier e sartoria si trovano nel cuore di Milano, nella tranquilla via Francesco Hayez, un luogo che abbiamo concepito come uno spazio intimo e accogliente. Ogni sposa che arriva per il suo appuntamento sa che l'atelier sarà tutto per lei. E ora diamo il via a questa nuova puntata. Benvenuta in una nuova puntata del podcast in viaggio verso il tuo abito da sposa. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato dell'esperienza del percorso Couturiers Atelier, di come scegliere l'atelier in base ai propri valori e poi abbiamo parlato delle 3 domande che sono le più richieste dalle future spose. E oggi invece voglio darvi delle indicazioni su come prepararsi per la prima prova in atelier per la scelta dell'abito da sposa. I miei sono un po' dei suggerimenti, come se fossi un po' una vostra sorella maggiore che ha già fatto questa esperienza. Non sono cose obbligatorie, però sono cose che aiutano moltissimo a vivere questo primo momento e comunque questo momento in atelier, diciamo che possono fare la differenza, ecco, rispetto a non curare queste cose che adesso vi vado ad elencare. Allora, la prima cosa, il primo consiglio che mi sento di darti è: curiamo un po' l'aspetto dei capelli, nel senso, anche se tu già non in questo momento non immagini come avrai i capelli quel giorno, però è bene avere comunque un accenno di acconciatura. Ora non devi pensare: "Oddio, devo andare a fare la messa in piega dal parrucchiere" o quant'altro. Puoi anche farlo se ti fa piacere, però anche cioè parlo più del fatto che magari se tu ti immagini quel giorno con i capelli raccolti, è bene provare gli abiti magari con un accenno di acconciatura, tipo una coda, un semplice chignon, anche qualcosa fatto da te, non ha importanza, però ti aiuta, diciamo, durante proprio la prova ad entrare un po' di più nel mood, nell'atmosfera di quel giorno, e comunque anche con gli abiti ti cominci a vedere già meglio rispetto che andare così nature, diciamo, ecco. Poi c'è chi anche può dirmi: "Loriana, guarda, io avrò i capelli sciolti perché li porto così, mi riconosco così, non voglio fare nulla di diverso", va benissimo. Come dicevo prima, i miei sono dei suggerimenti anche basati poi sull'esperienza che ho di più di 20 anni, proprio a contatto con le future spose. Ti confesso che io a volte faccio anche, sia io che Christine facciamo anche degli accenni noi di acconciature alle spose, perché a volte magari mi dicono: "Guarda, non sono molto convinta, cosa potrei fare?" E quindi magari facciamo già noi un piccolo accenno di acconciatura, e io tra l'altro mi preparo sempre per queste prove anche accessori come pettinini, cerchietti, elastici, nastri, mi preparo sempre con degli accessori per l'acconciatura, perché so che anche questo aiuta proprio durante la prova. Poi in base anche alla selezione che avrò preparato per la sposa, preparerò di conseguenza anche gli accessori per i capelli, che non necessariamente magari saranno quelli scelti per il giorno del matrimonio, però ripeto, con un accenno di acconciatura, qualcosa tra i capelli, magari anche in base alle indicazioni che ho avuto durante la prima conversazione con la sposa,
Tutto questo aiuta proprio ad entrare piano piano nel mood e nell'atmosfera che sarà quella poi del tuo matrimonio. Altro tema da non sottovalutare per la prima prova degli abiti in atelier, le calzature. Allora, ovviamente, ogni atelier ha delle calzature di prova o delle calzature che vende, che propone alle spose. Noi, siamo un po' singolari, nel senso che abbiamo certamente delle calzature di prova, però chiediamo proprio alla sposa di venire con un paio di calzature comode, con un tacco piuttosto alto, e ti svelo anche il perché: perché noi non utilizziamo la pedana per la prova degli abiti da sposa. Perché non usiamo la pedana? Non usiamo la pedana perché abbiamo la sensazione che mettere la persona su una pedana sia come un po' delimitarne i movimenti. Quindi ci fa piacere che lei indossi questi abiti o comunque faccia le prove che deve fare, ma abbia già questa sensazione, cioè senta già l'abito, abbia modo di sentire l'abito, come se lo sente, che abbia questo movimento naturale, ecco, che sia libera di sentire le sensazioni che le dà quest'abito, considerando poi che sarà un capocampione, perché poi l'abito noi lo faremo su misura, come ho spiegato anche nelle puntate precedenti, però ecco, metterla su una pedana così mi dà la sensazione di delimitarne un po' i movimenti e anche di non che la sposa non abbia quella visione reale di quello che è il suo abito da sposa, perché prima o poi dovrà comunque scendere da questa pedana. Ecco, questa è un po' la nostra il nostro modo di vedere. Devo dire che tutte le spose che abbiamo seguito sono state tutte molto contente di avere la possibilità comunque di muoversi all'interno dell'area dove noi proviamo gli abiti da sposa, che tra l'altro non è un camerino, ma è proprio un'area molto ampia dove la sposa può muoversi, come dicevo prima, liberamente. Anche perché noi abbiamo sempre avuto quest'idea della sposa, dell'abito da sposa indossato con naturalezza, quindi tutto ciò che è statico, è istituzionale, non è tanto nelle nostre corde, quindi abbiamo questo modo di comunque di procedere. Per quanto riguarda poi sempre il discorso calzature, ecco, qualsiasi colore va bene perché comunque gli abiti saranno sempre, lunghi, quindi in ogni caso la scarpa verrà coperta e in questo primo step, a parte che ripeto poi noi abbiamo anche delle calzature di prova bianche, avorio e quant'altro, però ecco se ti stai chiedendo: "Dio, ma io non ho una scarpa bianca già del mio numero alta", non importa perché comunque la scarpa definitiva di solito si, decide nella seconda prova di sartoria, quando siamo già in fase di lavorazione col tuo abito da sposa. E veniamo a un altro tema molto importante quando si provano gli abiti da sposa, che è l'intimo. Allora, di solito l'intimo più adatto per provare gli abiti da sposa è un intimo abbastanza basico, quindi un intimo, senza cuciture, senza spalline, a fascia, neutro, quindi di colore neutro che può essere bianco o nude, e questo è diciamo un po' la base che si consiglia per la prova degli abiti da sposa. Fermo restando che se abbiamo l'esigenza di sostenere di più il seno e quindi abbiamo la necessità comunque di avere delle spalline e avremo questa necessità anche con il nostro abito da sposa, quello che sarà proprio il nostro abito da sposa, portiamo quel reggiseno. Quindi questa cosa che vi ho detto io va bene in generale, però dove ci sono delle esigenze, come quelle di appunto sostenere un po' di più il seno e quindi siamo anche magari abituati a portare reggiseni sempre comunque molto sostenuti con le spalline, portiamolo perché poi sarà l'abito che dovrà adattarsi alle nostre esigenze e non viceversa. Quindi poi, soprattutto in un discorso di su misura e di atelier, ovviamente questa è una routine, non è un problema. Quindi va benissimo portare questo tipo di intimo che anche nel caso dell'intimo con le spalline comunque è sempre molto basico, perché se dovesse essere con dei ricami oppure delle applicazioni potrebbe magari intravedersi nel tessuto dell'abito da sposa, quindi ecco è per quello che viene sempre consigliato comunque una cosa abbastanza neutra. Poi insieme durante la prova degli abiti, una volta che avremo magari individuato quello che potrebbe essere l'abito giusto, poi di conseguenza si danno anche i consigli per il tipo di reggiseno che si può andare a
indossare per quel specifico abito da sposa, tenendo sempre conto delle tue esigenze. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Grazie per avermi seguito fino alla fine, spero davvero che possa esserti stata utile. Se ritieni questo episodio interessante, ti invito a condividerlo e ti ricordo di iscriverti al podcast per non perdere tutte le puntate che seguiranno. Se hai delle domande puoi inviarmi un'email a info@culturaiez.com. Se vuoi mandarmi un saluto mi trovi anche su Instagram come Loriana Conte. E inoltre, se vuoi essere una sposa super organizzata, ti invito a scaricare gratuitamente dal nostro sito il mio matrimonio su misura, il planner digitale Culturaiez che unisce la tradizionale agenda per la sposa a ispirazioni e consigli per racchiudere diario e guida in un'unica e pratica soluzione. Nel frattempo ti auguro un viaggio memorabile verso il tuo abito da sposa.